Eccoci ritrovati ragazzi con un nuovo capitolo di Berserk. Questa volta Studio Gaga non ci ha fatto attendere molto e ci ha presentato l'ennesimo capitolo degno dei disegni del maestro Miura. Prima di tuffarci nella lettura, però, facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa è successo negli ultimi capitoli in modo da non perdere il filo. Rakshas, dopo aver posseduto il corpo di un Kushan, decide di manifestarsi durante il consiglio di guerra a cui sono presenti, oltre al nuovo imperatore, anche Daiba e Silat. Una volta rivelatosi l'apostolo, con suo stesso stupore, dato che egli stesso pensava di essere morto, è iniziata la carneficina. In parallelo, fa la sua comparsa anche un portale astrale sotto forma di un turbine nero che permette l'apparizione dei troll. Un chiaro richiamo al Qliphoth in cui in passato abbiamo visto manifestarsi Islan. Detto ciò, lo scontro tra Silat e Rakshas ha inizio, fin quando l'intervento magico di Farnese non mette in difficoltà Rakshas che, in preda alla confusione, cerca dell'oscurità in cui ripararsi. Il nostro nuovo capitolo, di 18 pagine dal titolo Shadows Die Twice, ovvero Le ombre muoiono due volte, ci regala una splendida illustrazione a colori di un Guts prigioniero, come ultimamente purtroppo siamo abituati a vederlo, ricoperto da una luce verde. La didascalia sulla destra dice: nelle profondità dell'oscurità, la debole luce è speranza o disperazione. L'oscurità e la debole luce, appena citate, sono un riferimento al buio all'interno della cella di Guts e la luce che entra dalla sua finestra. La prima pagina, dove possiamo trovare una reference delle grafiche di Devilman, ci catapulta nuovamente all'interno della battaglia tra Kushan e Troll. La scena poi si sposta su Daiba, scortato dalle guardie Kushan, e successivamente in un dialogo tra Roderick e Farnese, in cui il primo riconosce che la strega è dovuta tornare a salvarli, con una Farnese notevolmente imbarazzata. Dopodiché, lo stregone dei Kushan, parlando con Serpico, mentre osservano le streghe superstiti dell'isola di Skellig, intente nel recitare un rituale, riconosce ed ammette che quello è un tipo di magia che il suo popolo non possiede, e che con quella potrebbero persino fronteggiare il falco di luce. Nel frattempo, i troll bruciano ed i Kushan esultano per la vittoria. Nella pagina successiva ci si sposta su Isidoro, Azan e Pakka, con quest'ultimo che vola via all'improvviso come se avesse percepito qualcosa. Andando avanti nella pagina, ritroviamo Rakshas che scende le scale della torre in cui è situata la cella del guerriero nero, il quale riconosce un apostolo nell'ombra che avanza verso di lui, tanto da dire: eccoti qua, alla fine. Rakshas avanza e con i suoi artigli distrugge le sbarre che li separano, con un Guts che lo guarda dal basso verso l'alto, quasi accogliendo la sua fine e pensando: il mio angelo della morte. All'improvviso, mentre l'apostolo si avvicina ad un guerriero nero ormai arresosi di fronte alla morte, compare Silat alle sue spalle, che lo colpisce alla gola con le sue lame, lasciando solo il tempo a Rakshas di complimentarsi con il Kushan, dicendo: ben fatto, giovane maestro. L'apostolo, apparentemente morto, esplode e si riversa come un liquido oscuro vicino a Guts, il quale, in preda alla confusione, viene aggredito da Silat, che gli chiede spiegazioni in merito al suo comportamento, dicendogli: perché te ne stavi lì seduto? Immediatamente ci si sposta sull'arrivo dei Tapasa all'interno della torre, seguiti da Daiba che gli ordina di fermare Silat e di portarlo in salvo, il quale, ancora in preda alla furia, continua a chiedere al guerriero nero perché stesse accogliendo la morte. L'ultima pagina del capitolo in cui Guts viene rappresentato ci mostra quest'ultimo incatenato vicino alla pozza scura e la maschera lasciata da Rakshas, ed un Silat furioso portato via di forza dai Tapasa. Le ultime 5 pagine ci portano nuovamente all'esterno, dove uno spaventato magnifico Devandimion si chiede se anche quel luogo diventerà una zona di guerra, e dove finalmente Erika, in lacrime, si riabbraccia con Rickert. La scena si sposta infine in un'altra location, una stanza al cui interno si vede Morda vegliare sul corpo di Silke. Silke, ancora intenta nel suo viaggio astrale,
la si vede lasciare la terra dei Kushan. L'ultima tavola del capitolo, con la didascalia finale che recita «I suoi pensieri vanno alla lontana Falconia», ci spiega esplicitamente qual è l'intento della maga tramite le sue parole, dicendo «Ti troverò, signora Casca». Così si conclude il capitolo 380, purtroppo senza indicarci una data d'uscita per il prossimo capitolo. Qualche considerazione. Un capitolo che non offre molto a livello di contenuto, anzi è anche leggermente più corto rispetto a quello uscito il 14 febbraio, ma qualcosa però ce lo dice. Ad esempio quando Daiba ammette che i Kushan non hanno quel tipo di magia, quasi a riconoscere la superiorità di quella occidentale. E se Silke e Farnese si rendessero conto in futuro che anche loro potrebbero imparare qualcosa da quella dei Kushan, magari mischiando le due arti magiche, potrebbero davvero rappresentare un problema per il Falco di Luce. I disegni ormai non sono più attaccabili. Sicuramente Studio Gaga è migliorato tantissimo sotto questo punto di vista. Se c'è un neo che al momento è davvero ben visibile e che può destare un po' di noia, è solamente il comportamento di Guts, che pare ormai essersi arreso agli eventi e non abbia più la voglia di reagire. E poi c'è Silke, che sta cercando Casca. Cosa mai potrà fare Silke con il suo corpo astrale una volta trovata? E adesso una domanda, per cui forse abbiamo anche una risposta. Rakshas è davvero morto? A giudicare dal titolo e dal capitolo stesso si direbbe di sì, ma pensiamoci bene. Perché le lame di Silat dovrebbero aver funzionato e la cannonata sparatagli da Rickert no? Ma soprattutto, cosa succede di solito ad un apostolo quando muore? Ve lo ricordiamo noi. Riprende la sua forma umana. Come abbiamo visto succedere al Conte, a Wiald ed a Lucille. Allora, perché a lui non è successo? E se quel confronto, anche verbale, tra lui e Guts potesse ancora essere possibile magari nel prossimo capitolo? In fondo, in questo momento sarebbero davvero solo loro due, dato che Silat è stato portato via. Ciò che spero di vedere nei prossimi capitoli è sicuramente la ripresa del Guerriero Nero. E se fosse questo confronto a renderlo possibile? Ricordiamoci che in fondo Rakshas è sempre stato un apostolo molto enigmatico. Ricordate quando disse a Griffiths che prima o poi lo avrebbe ucciso? Un dialogo tra lui e Guts magari potrebbe dare nuovi sviluppi. E se questo confronto non avvenisse, allora ciò che potrebbe far rinsavire Guts è la strega Silke di ritorno da Falconia con notizie di Casca. Chissà. Per oggi abbiamo finito qui, cari amici. Io vi invito a mettere un like, iscrivervi ed attivare la campanella per le notifiche per non perdervi le prossime analisi dei capitoli. E non si sa mai che il prossimo potrà essere di nuovo in live. Buona vita a tutti!